Molto probabilmente vi stareste chiedendo come mai sto parlando di iPhone 11 e come mai dovreste sentire me, che sono un utilizzatore ancora di iPhone 6S, che non ha tantomeno testato con cura un iPhone 11 o tantomeno un iPhone 12. Bene, questo video vuole essere più una chiacchierata e vorrei capire insieme a te se iPhone 11 è un best buy per l'utenza medio classica attualmente. Prima di iniziare vi chiedo assolutamente un super mega favore, ovvero iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, mettete un like assolutamente, così siamo sempre di più e insomma è più bello, e soprattutto vedete il video fino alla fine. Questo perché così YouTube capisce che questo contenuto che state vedendo potrebbe piacere anche ad altre persone, quindi proporlo anche ad altri utenti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, seguite il video fino alla fine, che magari un giorno, un domani, speriamo super presto, se siamo sempre di più, potrà tecnologia, auto eccetera, potrei veramente testare con mano personalmente tutte queste cose di cui stiamo soltanto tra virgolette parlando qua nel canale. Prima di tutto non voglio creare quel tipo di discussione se sia meglio Android, se sia meglio Apple, se sia meglio Google e se sia meglio Xiaomi, Samsung e così via, perché non è l'intenzione di questo video e soprattutto ora come ora sinceramente non ha proprio senso fare questi tipi di confronti, ma vorrei focalizzarmi sulla stragrande maggioranza di utenti abituati all'utilizzo di un iPhone e che magari vorrebbero anche qualcosa di nuovo, ma che purtroppo non tutti possono spendere economicamente una cifra dagli 800 euro in su, per esempio per un iPhone 12, con un occhio soprattutto a prezzo e prestazioni. E può essere che come me anche voi in giro vedo tantissimi iPhone 6S che ancora funzionano, almeno io mi trovo ancora bene, ovviamente la batteria eccetera eccetera, sono anche limitato con la fotocamera facendo anche un po' di video su YouTube, ma questo ne parliamo dopo, anche perché da quanto i vari rumors dicono, molto probabilmente, forse era anche ora, che iPhone 6S non sarà aggiornato ad iOS 15.0 e quindi forse anche ora in questo momento è anche un buon momento per comprare per quanto riguarda il ricondizionato. Quindi perché dico che iPhone 11 è un best buy? Diciamo che distinguerei due tipologie di utenti, quelli per iPhone 11 e quelli per iPhone 11 Pro. Ovviamente per quanto riguarda le differenze con iPhone 12 immagino che le sappiate, ci sono anche un bel po' di video su YouTube, o basta che andate semplicemente sul sito Apple e fare il confronto tra iPhone 11 e iPhone 12 e vedete le maggiori differenze. Diciamo che per quanto riguarda l'iPhone 11 rispetto all'iPhone 12, le maggiori differenze siano il display, il design e il chip, però focalizzerei iPhone 11 soprattutto per quegli utenti semplicemente da medi utilizzatori che non sanno il pelo nell'uovo di quello che hanno in tasca rispetto a un altro telefono, quali sono le differenze, ma insomma lo utilizzano chiamate, foto, video, modo molto classico, come ad esempio la differenza di iPhone 12. Non credo che gli freghi molto avere, che ne so, poter fare i file in RAW o fare i video in Adobe Fusion. Spero di essermi capito. Tutto questo discorso si focalizza su un'unica cosa, che è il prezzo. Sul ricondizionato la versione base da 64 GB si trova da 549 euro. Per me, per un iPhone 11 a questo prezzo è veramente ottimo, e pensando anche ad esempio all'iPhone SE che viene venduto da 499 euro, capite bene che avere un iPhone 11 a questo prezzo
insomma è veramente tanta ma tanta roba, soprattutto pensando alla longevità. Quindi pensando a questa utenza media, penso che semplicemente cercano di utilizzare questo iPhone 11 per più tempo possibile, e a questo prezzo secondo me è veramente un best buy, sempre per quanto riguarda casa Apple, lo ricordo. Sicuramente per quanto riguarda l'iPhone 11 Pro è quello che ha un po' meno differenze rispetto all'iPhone 12 Pro. È un iPhone che indirizzerei sicuramente per chi come me ad esempio fa un po' di content creator, quindi foto e video. Diciamo che è il principale motivo che dovrebbe scattare la lampadina a chi per esempio o fa content creator, ma anche semplicemente chi è amante della fotografia o di fare video per conto suo. Questo iPhone 11 Pro secondo me fa veramente molto al caso suo. Poi per quanto riguarda foto e video, anche confrontando con iPhone 12 Pro, da quello che ho visto da altri miei colleghi su YouTube, la differenza tra iPhone 11 Pro e iPhone 12 Pro sostanzialmente per quanto riguarda i video, diciamo, è la stabilizzazione, ma insomma uno se la può anche mettere via ed è una cosa veramente, a parer mio, veramente molto minima. Invece per quanto riguarda dal punto di vista delle foto, sinceramente non so se ha una marcia in più sotto questo punto di vista iPhone 11 Pro, ma credo proprio che sia più soggettiva la cosa. Quindi a parer mio le foto che scatta per esempio in notturna iPhone 11 Pro io le preferisco rispetto alle foto che scatta iPhone 12 Pro. Non so come mai, forse per la luce, forse per i colori, però soggettivamente a me piace di più come fa le foto iPhone 11 Pro in visione notturna. Quindi questo iPhone 11 Pro è indirizzato a chi sfrutta veramente tutte le qualità foto e video, ma che anche lui va a guardare il confronto prezzo e prestazioni. Ovviamente dovete anche rinunciare al design rispetto al 12 che a parer mio è più bello, però insomma ognuno alla fine può fare le sue considerazioni finali. Quindi prendendo le prestazioni e il prezzo che su iPhone 11 Pro si aggira circa tra le 680 e le 700 euro di base, sicuramente è un buon compromesso per chi va anche a vedere un po' il prezzo. Però sinceramente tra i due, quindi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, il vero best buy secondo me è iPhone 11, che a quel prezzo si allinea addirittura alla fascia di prezzo di iPhone SE nuovo, ovviamente però ricondizionato, ricordo che è praticamente quasi pari al nuovo, che a quel prezzo è veramente molto appagante. Se devo pensare per me, ovviamente prenderei l'iPhone 11 Pro, anche perché tutte quelle volte che avrei voluto registrare qualcosa fuori senza portarmi per esempio la reflex, che non è che io sia un grandissimo videomaker e non è che ne capisca molto, però insomma invece di avere la mia reflex che è una Nikon D3300, quindi con obiettivo anche 18-55, quindi capite bene quanto ne capisca, e casomai portarsi addirittura un iPhone 11 Pro per far registrare per esempio un video, ma anche qua dentro casa ma anche fuori, ma insomma per avere più comodità sceglierei sicuramente iPhone 11 Pro. Io spero di essere stato esaustivo, mi raccomando iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto, lascia un like che è veramente molto importante per me, iscriviti anche al canale Telegram delle offerte, che qualche volta metto qualche offerta, e seguimi anche sul profilo Instagram. Fammi sapere da parte tua qua sotto nei commenti secondo te quale iPhone potrebbe essere un best buy e spiegami anche perché, creiamo un po' di discussione tranquillamente ovviamente. Buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo con un prossimo video qua su YouTube ovvio.